Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo attualmente nell'Audi A1 Sportback o City Carver che sia è indifferente perché, ok, mi trovo nella City Carver, ma a livello di interni e dotazioni tecnologiche la storia non cambia, sempre ricca di tanta tecnologia e soprattutto schermi all'interno, e oggi mi focalizzerò insieme a voi proprio su questo, perché questo è un video di focus sul sistema MMA, quindi di infotainment, navigazione, infotelematica, chiamatelo come volete, di questa nuova Audi A1 City Carver. Prima però vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche con il campanello e se vi va di dare anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram. Nell'Audi A1 City Carver gli schermi a disposizione sono due: il Virtual Cockpit da 8,8 pollici dietro il volante con le informazioni per la navigazione, il tachimetro e quant'altro, che abbiamo visto anche nel test drive, il cui link lo trovate qui in alto nelle schede, ma soprattutto qui al centro della console uno schermo da 10,25 pollici dedicato all'infotelematica, lo schermo dell'infotainment. In primis devo dire che il touch, proprio il feedback del touch è molto buono. Partendo dalla schermata principale che si raggiunge da questo shortcut nel tasto Home, appunto in alto a sinistra, troviamo 8 icone, scusate, su 2 pagine. Questa ne ha solamente 5 perché è stata configurata in questo modo. Iniziamo dall'alto a sinistra. Troviamo la radio, un pulsante che si può raggiungere anche da una shortcut sempre nella fascia a sinistra, con appunto tutte le stagioni. Abbassiamo il volume tramite questa levetta, questo rotore infinito che si trova al lato delle leve del cambio. Troviamo appunto tutta la lista delle frequenze, radio DAB, FM, e possiamo controllare la fonte. In questo momento siamo su DAB FM, ma ci sono anche i preferiti, che in questo caso l'auto è nuovissima, a meno di 100 km, non sono stati settati come tante altre funzioni, le ultime stazioni radio su cui ci siamo sintonizzati. Sempre nella fonte possiamo cercare appunto con un tastierino la stazione e in AM andare appunto alle frequenze AM. Torniamo alla home perché in media, nel caso in cui abbiamo una scheda SD collegata o anche il telefono collegato tramite Bluetooth o il cavo USB o USB-C, appunto potremo giungere alla nostra libreria musicale, perché appunto tutto dedicato alla musica. Qui appunto abbiamo fonte con scheda SD USB, collega dispositivo esterno o collega un supporto dati online. Tornando indietro con questa freccetta e poi alla home abbiamo il telefono. Si può collegare il telefono con una scheda SIM che quindi è dedicata per l'auto, oppure un telefono cellulare tramite Bluetooth. Ci sono anche le impostazioni per il telefono veicolare e anche il numero di serie del telefono veicolare. Ma torniamo indietro. Navigazione, che è l'ultimo dei pulsanti presente nella shortcut a sinistra. In questo momento siamo nel concessionario Audi Magnifica, che ringraziamo tra l'altro per l'opportunità di farci filmare quest'auto e questo sistema infotainment, ma il navigatore, essendo l'auto nuovissima, non è stato ancora attivato. Abbiamo Phone Apps, quindi possiamo collegare un nostro dispositivo tramite Bluetooth e wireless e appunto usare Apple CarPlay, quindi il sistema molto intuitivo Apple CarPlay. Andiamo c'è un'altra finestra dedicata alle impostazioni della vettura. Bisogna accendere il quadro strumenti e appunto abbiamo impostazioni riguardo il clima, le luci e la visibilità, con l'illuminazione esterna, ad esempio per i comandi automatici delle luci, della velocità, le luci di entrata e uscita, quindi il coming home, il sensore per la pioggia, quindi il sensore crepuscolare, l'ausilio al parcheggio. Appunto abbiamo sistemi di ausilio che ci danno appunto indicazioni con i sensori riguardo la distanza dagli ostacoli, sistemi di assistenza al conducente, quindi il limite di velocità, Audi Presence e l'avvertimento dell'abbandono della corsia, quindi il Keep Lane Assist, e le impostazioni e il service, quindi chiusura centralizzata, scusate, gli intervalli del service che quindi ci comunicano quando dobbiamo andare a fare il tagliando alla nostra vettura. Ma tornando indietro alla home abbiamo altre funzioni che sono ad esempio shortcut, dove possiamo andare a impostarci appunto i pulsanti rapidi nella fascia qui, le impostazioni in generale dell'automobile, del suo sistema di infotainment, quindi impostazioni generali riguardo date e ore, i classici unità di misura, per esempio la temperatura, miglia orarie per la velocità o chilometri orari, chilometri e miglia, temperature in gradi Celsius o Fahrenheit, comandi vocali, o anche ad esempio la luminosità, la visualizzazione del cockpit, il suono, possiamo regolarci gli alti, i bassi, il balance e il fader. Tornando indietro abbiamo le istruzioni e i toni,
Volume annunci. Volume annunci. Volume annunci. Lo passiamo al massimo. Manutenzione sistema con il software, quindi la configurazione del software dell'MMA. Qui ci sono le impostazioni riguardo i dispositivi collegati. Vedete varie funzioni. Impostazioni del collegamento, quindi nel caso in cui ci sia una SIM dedicata al veicolo oppure una connessione tramite Bluetooth, appunto qui possiamo regolare tutte le impostazioni per la rete di questo device. E facendo uno swipe left possiamo controllare le impostazioni della radio, notiziari sul traffico, le frequenze della DAB, impostazioni sui media o ancora sul telefono. Per accendere il telefono, queste sono tra l'altro le stesse impostazioni che abbiamo visto poc'anzi. Ci sono anche i contatti, in che ordine vedere i contatti, scaricarli, la memoria, importarli o esportarli. Praticamente sono infinite queste impostazioni. La finestra più succosa di questo sistema infotainment. Possiamo attivare la privacy. Vediamo un po' nell'info in cosa consiste. I servizi online non saranno più disponibili. Sulle notifiche possiamo vedere appunto le notifiche che compaiono, e vi anticipo, compaiono qui dall'alto come su alcuni smartphone. E da ultimo l'aiuto, visualizza consigli di utilizzo, che appunto l'auto ci dà delle indicazioni su ciò che stiamo andando a settare o comunque a controllare. Tornando indietro abbiamo la seconda finestra della home page con appunto l'aiuto, l'assistenza alla configurazione. L'utente, possiamo loggarci con un profilo My Audi e gestire le utenze, leggere i messaggi, avere addirittura informazioni sul meteo, che essendo quest'auto nuovissima, vi dico che adesso vedo dal Virtual Cockpit a 49 km sul contachilometri percorsi, non è stato ancora configurato il servizio di meteo. E da ultimo, idem, come sopra, anche per quanto riguarda le news. Quest'auto può darvi delle notizie che in questo momento non sono disponibili. Concludendo questa analisi di questo sistema infotainment coadiuvato da questo schermo touch da 10,25 pollici, vi dico che qui in alto ci sono altre icone che appunto ci danno l'accesso al volume direttamente alle impostazioni del suono, alle impostazioni per il wireless, e per i device collegati. Possiamo andare a vedere le impostazioni proprio per le notifiche e qui abbiamo informazioni riguardanti l'orario e la data. Tramite questo pulsante, infine, possiamo spegnere o, toccando, accendere questo display. Tra le altre dotazioni di quest'auto abbiamo ovviamente presa USB e USB-C. L'anno scorso Bart, nel suo video focus sul test drive della A1 Sportback, ha notato un po' una scomodità, che è quella della presenza di una leva, del rotore presente vicino alla leva del cambio, che si trova in una posizione un po' scomoda a suo dire, e devo dire condivido abbastanza perché è poco intuitiva. Magari con le mani si va a cercare il rotore del volume qui nella zona bassa, ma troviamo solamente 3 rotori dedicati alla climatizzazione. Bisogna affacciarsi proprio qui vicino alla leva del cambio, che nasconde appunto il rotore per il volume per andare avanti o indietro con le stazioni radio. Per quanto riguarda il Virtual Cockpit, è il classico cockpit che conosciamo bene di Audi, presente su tantissime vetture da parecchi anni a questa parte, con una configurazione che trova in un cerchio sulla destra dedicato al tachimetro, sempre tutto quanto digitale, sulla sinistra il contagiri, al centro l'assistenza del conducente. Nel momento in cui ci troviamo ad aver attivato il navigatore, abbiamo una finestra enorme che ci mostra praticamente a livello principale il sistema di navigazione con la mappa intera by Audi. Questo quindi era il sistema infotainment della nuova Audi A1 City Carver, condiviso tra l'altro con la A1 Sportback. Spero di essere stato chiaro nella spiegazione di questo MMI. In caso fatemelo sapere nei commenti, lasciate un like, condividete questo video e se vi va date anche uno sguardo, oltre ad esservi iscritti al nostro canale ed attivare le notifiche, ai nostri account social Facebook e Instagram.